Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere la presina pasquale. Non potevo non farla, molto impegnativa perché come potete vedere c'è un bel lavoraccio da fare. Ve lo dico già, vi avverto già subito dall'inizio, perché quando è semplice ve lo dico, cioè una cosa semplice e quindi ok. Quando è un po' più sul difficile, appunto, voglio essere sincera e dirvelo anche. Ci sono tanti cambi colore e a volte magari ci ritroviamo con 5 o 6 fili attaccati. Ok, quindi dietro ci sarà un po' di groviglio di fili. Però quello che adesso vi accenno un attimino, poi tanto ve lo dirò anche poi nelle spiegazioni quando iniziate il tutorial, per fare tipo i fiorellini, siccome vedete che sono di due colori i petali, c'è ad esempio il fucsia e il rosa chiaro, quindi vi faccio prendere giusto dei pezzi di filo, non vi faccio tenere tutto il gomitolo attaccato, perché siccome si aggrovigliano molto, almeno il filo, che poi adesso qua ad esempio non mi ricordo quante maglie sono, magari sono 12 maglie da lavorare, quindi calcolate più o meno, io ve l'ho fatto vedere poi adesso a video, calcolate più o meno un avvolgimento sulle 4 dita vostre più o meno 5 o 6 volte. Ok, sempre meglio che magari ne avanza un pezzetto in più, cioè anche solo per fare un petalo, ne avanza un pezzetto in più che arrivate proprio strette che non riuscite a farlo. Quindi è parecchio scomodo, diciamo, però con i fili appunto piuttosto si tirano, si sgroviglia un po', avendo poi invece tutti i gomitoli rimane un po' più impegnativo a starli a smuovere tutti. Quindi appunto a video comunque vi dico tutto, vi lascio anche lo schema in modo che se vi perdete da qualche parte almeno avete lo schema, giustamente è uno schema fatto da me, quindi non troverete, a parte che è fatto tutto a maglia bassa, però vi faccio comunque lo schema tutto bello colorato così in modo com'è qua, così da capire dove siete, quindi ve l'ho fatto tutto, ve lo faccio tutto colorato e vi do anche, cioè, siccome sono giri di andata e ritorno, vi metterò le freccioline, ok, a fianco al disegno, vi metterò le freccioline in base da dove dovete iniziare, perché se iniziate ok qua il primo giro, andiamo così. Al secondo giro, se non prendete il giusto disegno da quella parte, magari dalla parte sinistra, che lo iniziate dalla parte destra, non vi trovate più. Ok? E può succedere dopo 3-4 giri a dire, oddio, dove sono? Quindi vi faccio appunto tutto il disegno, per ogni giro c'è la frecciolina, quindi dove c'è la frecciolina è perché praticamente dovete iniziare da quella parte del disegno. Se trovate la frecciolina qui a sinistra è perché dovete iniziare con le maglie che ci sono qui a sinistra. Quindi spero di essere stata chiara, così almeno appunto se no magari dopo uno non capisce, dice ma che sono ste frecce, ste cose. No, vi lascio appunto tutto, le freccioline, vi lascio tutti i vari giri e con quante maglie vi dovete ritrovare a fine di ogni giro. Quindi cerco di essere il più chiara possibile, il più appunto in modo che vi possa aiutare in qualsiasi modo, perché appunto vi assicuro che non l'ho mai fatta neanch'io una cosa del genere e l'ho trovata a volte, specialmente qua sotto dove ci sono i fiori, ok? A volte l'ho trovata un po' difficoltoso, ok? Quindi vi lascio al tutorial, all'elenco del materiale, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto può piacervi lasciate anche un pollice in su. I colori che ci serviranno saranno tanti, però non vi preoccupate perché comunque ce ne servono pochi, cioè cioè come vedete io ho proprio gli avanzi, quindi non c'è bisogno di andare a comprare, avere il gomitolo per forza nuovo, quello che avete potete utilizzare.
Allora, per i fiori, quindi sono 3 tipi di fiori, 3 colori, quindi l'ho fatto con il viola e il lilla, con l'arancione e il color salmone, e poi un rosa chiaro e un fucsia. E c'è un tipo di giallo un pelino più scuro di questo, quello più scuro che ci serve per il mezzo del fiorellino, ok? Quindi questo è per i fiori. Poi il giallo più chiaro io ho fatto per la parte dietro, l'ho utilizzata per la parte dietro. Voi vedete, se invece avete di più di bianco, o di più di rosa, o di viola, o di azzurro, fatelo con quello che avete, ok? Quindi la parte dietro, appunto, comunque un colore. Poi ci servirà l'azzurro per il cielo, il grigio per il coniglietto e il verde per l'erba. Poi il bianco, il nero e il rosa un pochino più scuro di questo qua. Ci servirà proprio poca roba perché col nero andremo a fare l'occhio, con il bianco alcuni riflessi dove c'è il coniglietto e con il rosa andiamo a fare il nasino e le orecchie. E poi anche di poco un altro verde se ce l'avete un pelino più scuro, giusto da fare i gambi dei fiorellini, ok? Quindi questi sono i colori che ci serviranno. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le forbici e ago da lana. Iniziamo. Quindi iniziamo subito con il filato, quello verde, per fare l'erba, ok? Quindi nodino iniziale e abbiamo 12 catenelle. Fatte le 12 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto iniziamo a lavorare a maglia bassa, quindi è fatto tutto a maglia bassa, questa presina. Quindi in totale dobbiamo ritrovarci con 11 maglie basse. Fatte le 11 maglie basse, ogni volta per iniziare il secondo giro, il terzo giro, quello che sia, comunque il giro successivo, si fa sempre una catenella, però non vale come maglia bassa, quindi quando poi si gira il lavoro si lavora sempre sulla prima maglia bassa lavorata, ok? Quindi anche qua adesso nel secondo giro dobbiamo andare a fare subito un aumento e in totale dobbiamo andare a fare 6 maglie basse, quindi 2 le abbiamo già fatte, 6 maglie basse. Allora il rovescio del lavoro è questo qua, quello che stiamo facendo adesso del secondo giro, ok? Quindi la parte del dritto del lavoro è questa qua, dove abbiamo iniziato a fare le 11 maglie basse, quindi non ci possiamo confondere. Ma poi a parte che adesso con i primi giri già poi si vede qual è la parte dritta e qual è quella a rovescio. Quindi dove ci sono gli 11 giri scusate, le 11 maglie basse del primo giro, questa è la parte del dritto. Quindi qua è la parte del rovescio. Abbiamo fatto le 6 maglie basse con il verde e adesso andiamo già ad attaccarci con il primo colore del fiorellino, in questo caso l'arancione. Allora, per vedere più o meno quanto filo dobbiamo staccare, possiamo 1, 2, 3, 4, 5, più o meno 5 giri di mano per attaccare il colore come sempre, quindi in tutte le volte che poi andremo a attaccare il colore, facciamo come abbiamo fatto per le maglie, non so se le avete viste, comunque per fare le presine, quelle con i segni zodiacali. Quindi formiamo tutta la sesta maglia, ok? Siccome dobbiamo fare qua le 6 maglie verdi, formiamo pure la sesta maglia e poi andiamo a prendere la costina, questa qua in orizzontale, con la costina, questa qua più a sinistra. Vedete qua sotto fa la V, noi andiamo a prendere solo la costina di sinistra. Quindi questa qua orizzontale più questa di sinistra. Agganciamo il filo arancione, quindi il verde lo prendiamo, lo possiamo tirare, vedete, ed è andata via
la maglia che c'era qui formata con il verde. Però non scappa, state tranquilli, perché appunto rimane comunque tutto fermo. Siccome questa è la parte del rovescio, il filo verde ce lo dobbiamo passare davanti a noi, quindi da questa parte. Quindi prendiamo il filo, ogni volta purtroppo che facciamo, che lavoriamo dalla parte del rovescio, i fili, vedete che comunque ci restano al di qua del lavoro, ce li dobbiamo portare invece da questa parte. Quindi portandoci appunto il verde, vedete di qua, adesso con l'arancione, qua la codina la possiamo lavorare insieme così almeno ce la nascondiamo un pochino, con l'arancione andiamo a fare 3 maglie basse. Fatte le 3 maglie basse, quindi allarghiamo un po' l'arancione e andiamo ad agganciare di nuovo il verde. Quindi prendo, vedete, costina orizzontale più la costina a sinistra. Vedete, e il verde mi serve qua. Perché vi dico che dobbiamo portarcelo di qua? Perché vedete adesso io una volta che poi me lo vado ad agganciare, vedete, mi rimane questa riga. Quindi dalla parte del dritto non posso farla stare così. Quindi lo dobbiamo fare tutto dalla parte del rovescio. Quindi anche qua l'arancione, ricordiamoci solo sempre che appunto quando finiamo con un colore il filo ce lo dobbiamo portare verso di noi. Anche questo dell'arancione lo possiamo portare tutto qua, l'arancione lo tiriamo così lo chiudiamo. Una cosa, da una parte all'altra pure con il verde, con il grigio, con l'azzurro, con qualsiasi colore che poi andremo a fare, non tirate solo troppo il filo da una parte all'altra, cioè cercate meglio un pelino più morbido che tirato, perché se no tirato poi vi resta anche tutta la presina storta. Quindi piuttosto è meglio un po' più largo, un po' più morbido. Quindi adesso con il verde andiamo a lavorare 4 maglie basse. Quindi facciamo la prima, facciamo la seconda e nell'ultima facciamo un aumento e quindi abbiamo formato 4 maglie basse. Quindi per questo secondo giro ci dobbiamo ritrovare con 13 maglie basse. All'inizio parlerò, cioè vi spiegherò un po' più di cose man mano che si va a lavorare, poi dopo lo so che a volte non mi volete sentire parlare, dite che parlo troppo, però vi serve per far capire, cioè mi serve per farvi capire un po' cosa stiamo facendo, perché lo facciamo in questo modo, ok? Poi man mano che le prime volte ve l'ho spiegato, poi dopo starò più zitta, ve lo prometto, ok? Quindi adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare il terzo giro. Per il terzo giro andiamo a fare 4 maglie basse, quindi facciamo sempre l'aumento qui alla prima maglia bassa, quindi sono 2, 3 e 4. Poi prendiamo di nuovo l'arancione, quindi di nuovo costina sopra, costina più a sinistra. Vedete, in questo caso l'arancione ce l'abbiamo già qui, il verde pure ci rimane già qui, quindi non dobbiamo stare a spostarcelo. Ci passiamo solo il verde, scusate, l'arancione, e il verde lo andiamo a tirare. Quindi ci ritroviamo già con l'arancione agganciato e con l'arancione andiamo a fare 5 maglie basse. Fatte le 5 maglie basse con l'arancione, di nuovo andiamo ad agganciare il verde, quindi vedete, prendo il verde che avevo lasciato lì, cioè ve lo faccio lasciare lì per non farlo portare avanti e indietro, in modo che non si veda poi qua magari la riga del verde che non viene ben coperta. Se però per voi viene più semplice portarvelo dietro, portatevelo dietro, ok? Quindi aggancio di nuovo il verde, l'arancione lo tiro così si blocca e rimane fermo lì, ok? E adesso con il verde andiamo a lavorare 6 maglie basse, 4 e nell'ultima facciamo un aumento, 5 e 6. E in questo terzo giro ci dobbiamo ritrovare con 15 maglie basse. Per il giro 4
una catenella, giriamo, andiamo a fare l'aumento subito sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo e poi in totale dobbiamo avere 7 maglie basse, quindi 2 le abbiamo già fatte. Fatte le 7 maglie basse, di nuovo andiamo a cambiare il colore con l'arancione, quindi vedete è proprio qua, quindi ce lo agganciamo, tiriamo il verde e ce lo portiamo in avanti. Siamo passati il verde di qua, adesso con l'arancione di nuovo andiamo a lavorare 5 maglie basse. Fatte le 5 maglie basse con l'arancione, di nuovo cambiamo con il verde, ok, se è troppo tirato tiriamocelo un po', così vedete si allarga. L'arancione lo possiamo tirare e passare da questo lato e con il verde adesso andiamo a lavorare 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e nell'ultima facciamo un aumento, 4 e 5. E in questo quarto giro ci dobbiamo ritrovare con 17 maglie basse. Per il giro 5 facciamo una catenella, giriamo il lavoro, subito sulla prima facciamo un aumento e in totale poi con il verde dobbiamo avere 6 maglie basse, quindi 2 le abbiamo fatte. Adesso cambiamo il colore con l'arancione, quindi facciamo attenzione a non prendere la codina piccola dell'arancione, ma il filo quello più lungo. Quindi il verde lo tiro, vedete? Quindi con l'arancione adesso andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Adesso ci servirà il giallo per fare il centro del fiore. Quindi con il giallo, io ve lo dico già, ogni volta lo stacchiamo e lo riattacchiamo e sono 4 maglie basse, quindi per 4 maglie basse non servono 5 cioè 5 gugliate di filo, cioè 5 giri della mano, ok, ne fate un pezzettino proprio piccolo, poi per il prossimo di nuovo lo attaccate e lo ristaccate. Quindi di nuovo allora cambiamo il colore con il giallo, l'arancione lo lasciamo ok qua dietro, quindi con il giallo andiamo a lavorare 2 maglie basse, portiamoci un po' la codina così la fermiamo anche, quindi cambiamo di nuovo il colore, quindi il giallo lo lasciamo qua e riprendiamo l'arancione. Fatto il cambio, con l'arancione andiamo a fare una maglia bassa. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il color salmone, l'altro colore che abbiamo abbinato con l'arancione. Anche qua, se volete, fate i 5 giri, 2, con l'altro, il color salmone, corallo, quello che comunque avete come secondo colore del primo fiore, la agganciamo e con questo color salmone andiamo a fare 2 maglie basse. Anche qua ci portiamo la codina così la fermiamo un pochino. Fatte le 2 maglie basse, di nuovo andiamo a cambiare il colore con il verde, quindi il verde, vedete, ce l'abbiamo qui all'inizio, quindi ce lo passiamo tutto, ok, di qua e lo agganciamo, il rosa qui, il salmone, ok, lo stacchiamo. Anche qua il verde, vedete, così è già tirato, perché vedete che mi alza la parte, quindi se è troppo tirato, ok, lo vado un po' ad allargare. Quindi con il verde adesso dobbiamo andare a fare 6 maglie basse, 4 e nell'ultima andiamo a fare l'aumento, 5 e 6. Nel giro 5 ci dobbiamo ritrovare con 19 maglie basse. Adesso per il giro 6 andiamo a fare sempre una catenella,
giriamo il lavoro. E adesso, prima di continuare, vi faccio vedere un attimo come poter sistemare già un po' i fili, ok? Allora abbiamo l'arancione che abbiamo iniziato, con cui abbiamo iniziato, che è il primo petalo, che lo possiamo andare ad agganciare con il giallo, che sarebbe il centro del fiore. Quindi qua cosa facciamo? Prendiamo e andiamo a fare due o tre nodini, però mi raccomando non li facciamo stretti, facciamoli cioè almeno il primo nodino un pochino largo, da non tirare. Io ne faccio 3 perché il secondo non lo stringo, quindi vado a stringere poi il terzo. Ok, vedete, ed è comunque largo. Ok, quindi i fili in più li andiamo a tagliare in modo che già questi li abbiamo fermati, li abbiamo iniziati, però non abbiamo, vedete, tutte le varie codine. Questo qua, il giallo e l'arancione, come potete vedere, sono messi qua sotto. Siccome sotto questo filo verde, siccome ci servirà il giallo, ci servirà di nuovo, quindi io basta che vado, vedete, a tirarmelo fuori da qua. L'arancione, questo qua adesso poi non mi servirà più perché ho detto che poi per il prossimo petalo attaccherò di nuovo un altro filo arancione. Però il giallo che mi serve, che dovrò andare a lavorare ancora 2 maglie gialle, appunto me lo tiro fuori in modo da avercelo già pronto. Quindi l'arancione invece lo posso lasciare anche sotto. Ok? Quindi adesso andiamo a fare il giro 6, abbiamo fatto appunto la catenella, ci siamo girati, andiamo a lavorare 6 maglie basse, quindi subito l'aumento qui sulla prima e sono 2. Fatte le 6 maglie basse, andiamo a cambiare il colore con il color salmone, preso, attaccato quello salmone, il verde lo tiriamo e ce lo portiamo in avanti con il color salmone, quindi cerchiamo di non saltare nessuna maglia. La prima maglia con il color salmone la dobbiamo andare a fare su quella verde che abbiamo qui, quindi con il color salmone lavoriamo 4 maglie basse, quindi cambio di nuovo il colore con il giallo, il salmone lo tiro e lo porto avanti. Con il giallo andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Quindi cambio di nuovo il colore con il color salmone, il giallo lo tiro e lo porto qua in avanti. Con il color salmone andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2, 3. Fatte 3 maglie basse col color salmone, cambiamo di nuovo il colore, andiamo a prendere il verde, il color salmone lo tiro e lo porto avanti. Quindi con il verde adesso andiamo a lavorare 6 maglie basse e nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi 5 e 6. E in questo sesto giro ci dobbiamo ritrovare con 21 maglie basse. Adesso sappiamo già che il giallo, quindi con il giallo abbiamo finito, e con l'arancione pure, perché poi lo riattacchiamo dopo. Quindi sia il giallo che l'arancione li vado a legare, a unire. Adesso per fare il giro 7 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 6 maglie basse. Nella prima sempre l'aumento, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il salmone, agganciamo il verde, lo possiamo tirare, quindi con il salmone andiamo a lavorare 4 maglie basse e 4. Se vi capita di avere il filo magari in mezzo che vi dà fastidio,
cercate di non prenderlo, ok? Di lavorare solo la maglia singola, senza andare a prendere, ad esempio, vedete, io qua c'ho il verde, senza che vada a lavorare pure il verde. Il verde lasciamolo pure giù, lavoriamo solo la maglia che ci interessa. Quindi 4 maglie con il salmone. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere l'arancione. Quindi agganciamo l'arancione, il salmone lo possiamo anche lasciare lì e andiamo con l'arancione a fare 2 maglie basse. Quindi una, qua prendiamo anche la codina così la fermiamo un pochino, e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere il color salmone. Agganciamo l'arancione, lo lasciamo lì e con il color salmone andiamo a fare 4 maglie basse. Adesso cambiamo il colore e prendiamo il verde. Ok, vediamo, facciamo in modo che non... Allora, il salmone lo possiamo anche lasciare e allentiamo un po' il verde, se c'è tirato, Io ce l'avevo un po' tirato, quindi l'ho allargato. Quindi con il verde vado a lavorare 3 maglie basse. Fatte adesso le 3 maglie basse, cambiamo il colore con il rosa. Andiamo ad iniziare il fiore con il rosa e il fucsia. Quindi anche qua ci facciamo il pezzo del rosa, quindi 5 girate di mano per iniziare l'altro fiore. Il verde lo possiamo anche lasciare qua. Quindi con il rosa andiamo a lavorare 2 maglie basse, una e 2. Cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo il verde, il rosa lo tiriamo e con il verde sull'ultima maglia bassa che abbiamo andiamo a fare un aumento. Quindi 1 e 2. Ok. E in questo settimo giro ci dobbiamo ritrovare con 23 maglie basse. Adesso per l'ottavo giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 2 maglie basse, però non facciamo l'aumento, facciamo proprio una maglia bassa e 2 maglie basse. Ok, quindi il giro 8 non facciamo nessun aumento, né all'inizio e né alla fine. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il rosa, questo qua per quello che abbiamo appena attaccato. Quindi agganciamo il rosa, il verde lo tiriamo e lo passiamo in avanti. Quindi con il rosa adesso andiamo a lavorare 4 maglie basse. Fatte le 4 maglie basse, cambiamo il colore e andiamo a prendere il verde. Il rosa lo tiriamo, ce lo portiamo avanti. Con il verde andiamo a lavorare 2 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il color salmone. Quindi lo agganciamo, il verde tiriamo e portiamo avanti. Con il color salmone lavoriamo 2 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore e andiamo a metterci a prendere l'arancione. Se vi siete aggrovigliate un po' come me, prendete i fili, quelli che sapete che sono tagliati, quindi il rosa chiaro, l'arancione, il salmone, e ve li tirate un po' fuori, in modo da sgrovigliarveli un pochino, ok? Quindi prendiamo l'arancione, agganciamo, ok? Il color salmone lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Quindi con l'arancione andiamo a lavorare 3 maglie basse. La prima è qua, sul color salmone, quindi 1, 2 e 3. La terza la andiamo a fare dove sotto c'è già una arancione di maglia. Quindi di nuovo cambiamo colore e a sto giro andiamo a prendere il verde molto morbido, l'arancione lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Con il verde andiamo a fare una sola maglia,
Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prenderci il color salmone che è qua dietro. Anche questo, vedete, è intrappolato un po' dal verde, quindi me lo vado, ok, a tirar fuori. Quindi aggancio il color salmone, il verde lo tiro e lo porto avanti e con il salmone vado a fare 2 maglie basse, quindi una e due. Quindi allargo un po' il salmone, vedete, io sono arrivata proprio al limite, ma tanto col salmone ho finito. Quindi adesso vado a cambiare il colore e rimetto il verde, ok? Quindi il salmone lo vado a tirare e lo vado a mettere in avanti e adesso poi me lo vado già a fermare, così almeno non mi scappa. Sono arrivata proprio giusto giusto. Quindi con il verde adesso dobbiamo andare a lavorare 7 maglie basse e 7, quindi arriviamo alla fine senza fare aumenti. Questo giro che abbiamo fatto, che era l'8º, ci dobbiamo ritrovare con 23 maglie basse. Adesso andiamo a fare il giro 9, quindi una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 11 maglie basse e nella prima però facciamo l'aumento. Fatte le 11 maglie basse andiamo a cambiare il colore e a prendere l'arancione. Il verde lo lasciamo anche qua. Con l'arancione andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere il verde. L'arancione lo possiamo anche, ok, lasciare qua. Quindi con il verde andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il rosa, quindi questo qua più chiaro, quindi il verde lo lasciamo qua. Con il rosa andiamo a lavorare 5 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere il verde. Io guardo sempre dietro, vedete, guardatelo anche voi sempre il dietro, perché appunto magari avete i fili tirati, i fili ingarbugliati un pochino, quindi cercate di dare sempre un'occhiata anche nella parte dietro. Quindi con il verde nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse e in questo nono giro ci dobbiamo ritrovare con 25 maglie basse. Adesso per il giro 10 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare 2 maglie basse, ma 2 maglie basse iniziamo con una maglia bassa normale e la seconda la facciamo così, quindi niente aumento. Quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere quello, il rosa chiaro. Il verde lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Con il rosa chiaro andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il giallo, quindi agganciamo il giallo, il rosa lo tiriamo e lo portiamo avanti. Con il giallo andiamo a fare 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il rosa chiaro, il giallo lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Con il rosa chiaro quindi andiamo a lavorare una sola maglia bassa. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a metterci con il fucsia, quindi iniziamo il petalo di questo fiore dell'altro colore, quindi il rosa chiaro, ok, lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Quindi con il fucsia andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il verde, quindi il verde è qua dietro. Agganciamo il fucsia, tiriamo e portiamo avanti. Quindi con il verde, il fucsia qua pure togliamolo già così almeno non ci dà fastidio. Con il verde adesso lavoriamo 2 maglie basse, una e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore,
prendiamo l'arancione, il verde lo tiriamo, ce lo portiamo in avanti, con l'arancione lavoriamo 2 maglie basse, cambiamo il colore e a sto giro dobbiamo iniziare a mettere il grigio. Quindi il grigio lo attacchiamo tutto, cioè il gomitolo tutto, non lo tagliamo, perché comunque ce ne servirà parecchio. Quindi l'arancione lo tiriamo e lo portiamo in avanti e col grigio facciamo 4 maglie basse. Quindi adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a mettere il viola scuro. Quindi iniziamo il terzo fiorellino. Quindi prendiamo il viola scuro, ok, lo agganciamo, il grigio tiriamo e portiamo avanti. Con il viola scuro andiamo a lavorare 3 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il grigio. Quindi il grigio, il viola tiriamo e portiamo avanti. Con il grigio lavoriamo 2 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il verde. Quindi ce lo portiamo avanti, mi raccomando sempre morbido qua, il grigio tiriamo e portiamo in avanti e con il verde andiamo a lavorare le ultime 3 maglie basse che ci rimangono, e 3, quindi senza aumenti. Questo era il giro 10 e per il giro 10 ci dobbiamo ritrovare con 25 maglie basse. Mi sono sistemata un attimo i fili e l'arancione, con l'arancione abbiamo finito, quindi se vi ha avanzato del filo potete comunque legarlo e tagliare i fili in eccesso. Quindi quelli che adesso ci dovrebbero essere attaccati sono il giallo, qui tutto sulla destra, poi il rosa chiaro del petalo, il fucsia del secondo petalo, il viola del primo fiorellino di qua, da questa parte, quindi sempre del petalo, il grigio e il verde. Ok, quindi sono 3 e 3, 6 fili attaccati. Adesso andiamo avanti e facciamo il giro 11. Ok, quindi per il giro 11 una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 3 maglie basse e nella prima facciamo l'aumento, quindi una e 2 e poi una singola e sono 3. Adesso cambiamo il colore e prendiamo il grigio. Adesso lavoriamo nella parte dritta, quindi ci viene anche più semplice quando siamo dalla parte qua del dritto, il rovescio ci viene più semplice perché i fili li prendiamo, li tiriamo e li dobbiamo solo lasciare lì, non dobbiamo fare altro. Quindi con il grigio lavoriamo 2 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il viola, il grigio lo lasciamo qua, con il viola andiamo a lavorare 5 maglie basse. Fatte le 5 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere di nuovo il grigio. Quindi con il grigio andiamo a lavorare 3 maglie basse, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il verde. Quindi con il verde andiamo a lavorare altre 3 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il fucsia. Con il fucsia andiamo a lavorare 4 maglie basse. Cambiamo il colore e andiamo a prendere il giallo. Con il giallo andiamo a fare le 2 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere di nuovo il fucsia. Il giallo, con questo giallo abbiamo finito, quindi al prossimo giro dietro possiamo anche chiuderlo. Quindi adesso con il fucsia andiamo a lavorare 3 maglie basse e adesso nell'ultima maglia che ci ritroviamo andiamo a fare l'aumento con il verde e nell'ultima ci facciamo un aumento. Allora, in questo giro che abbiamo fatto, che è l'11° giro, ci dobbiamo ritrovare con 27
maglie basse. Adesso per il giro 12 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e non facciamo aumento, quindi facciamo solo 2 maglie basse senza aumento, una e una. Quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il colore fucsia. Il verde lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Quindi con il fucsia andiamo a lavorare 3 maglie basse. Fatte le 3 maglie con il fucsia, adesso andiamo a cambiare il colore e riprendiamo il rosa chiaro. Allora io poi nel frattempo mi sono sistemata il rosa chiaro, il giallo, quello che tutto non mi serviva più, quindi il rosa chiaro ne ho fatto un altro pezzo e adesso lo vado ad attaccare. Quindi con il rosa, il fucsia, lo tiro e lo porto avanti. Con il rosa chiaro andiamo a lavorare 2 maglie basse e andiamo a farle praticamente dove sotto c'è il giallo, quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il fucsia. Il rosa chiaro lo tiriamo e lo portiamo in avanti. Quindi con il fucsia andiamo di nuovo a lavorare 4 maglie basse. Quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio. Quindi il fucsia ce lo portiamo in avanti. Con il grigio andiamo a lavorare 6 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il viola. Quindi il grigio tiriamo, portiamo avanti. Con il viola facciamo 5 maglie basse. Fatte le 5 viola, cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio. Il viola tiriamo e portiamo avanti. Con il grigio lavoriamo 3 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il verde, che ce l'abbiamo proprio qua all'inizio. Quindi il grigio lo tiriamo, ce lo portiamo avanti e con il verde andiamo a fare le ultime 2 maglie che ci restano, quindi senza aumento, senza niente. Quindi in questo 12° giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse. Adesso per il 13° giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 2 maglie verdi, quindi senza aumento, quindi una e 2. Cambiamo il colore, prendiamo il grigio, quindi il verde lo lasciamo pure qua. Quindi con il grigio facciamo 3 maglie basse. Quindi adesso cambiamo di nuovo colore e andiamo a prendere il viola. Il grigio lo lasciamo qua. Con il viola facciamo 2 maglie basse, una e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore e ci andiamo ad agganciare con il giallo, quindi il pezzettino piccolo del giallo per fare le 4 maglie basse, quindi il giallo, il viola, ok, lo lasciamo qua. Con il giallo facciamo 2 maglie basse, una e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere di nuovo il viola. Quindi il giallo lo lasciamo qua. Con il viola facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore e ci andiamo ad agganciare con il lilla, quindi per formare gli altri petali, e con il lilla facciamo 2 maglie basse. Quindi cambio colore e vado a prendere il grigio. Allora, il lilla tiriamo tutto in modo da lasciarlo là, qua ce li sistemiamo, ok, un po' quelli che vanno a destra e quelli che vanno a sinistra, ok. Quindi abbiamo detto con il grigio adesso andiamo a fare 5 maglie basse, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il fucsia. Con il fucsia facciamo 2 maglie basse, cambiamo di
di nuovo il colore e andiamo a prendere il rosa. Con il rosa chiaro andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere di nuovo il fucsia. Il rosa chiaro lo lasciamo qua e con il fucsia andiamo a fare 2 maglie basse e il fucsia poi lo possiamo anche staccare perché abbiamo finito, quindi non ci servirà più. Quindi vado a cambiare di nuovo il colore e vado a prendere il verde e il verde ce l'abbiamo qua. Quindi con il verde andiamo a lavorare 3 maglie basse. Quindi in questo che era il il 13° giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse.